Cari amici, oggi vi mostrerò l'incisore laser più piccolo al mondo, ma dalle caratteristiche spettacolari. Praticamente il laser è potente e preciso come quello più grosso che io ho qua. La comodità di averne uno piccolino è la portabilità. Epocena, saluta i follower. Si tratta dell'Acmer S1, versione nuovissima con laser da 6 watt con diametro del fascio da 0,04 mm, quindi precisissimo. Dopo vi spiegherò anche il perché. Adesso vediamo però di vederlo subito da vicino. Abbiamo un manuale, anche qualche piastrina per fare le prove. Che carino! Wow! Compensato, chiavette brugoline, alimentatore, cavetto USB-C e il modulo laser. Eccolo qua più da vicino. La protezione si aggancia con dei 4 piccoli magneti al neodimio, 3 alette di raffreddamento, la ventolina, la slitta e il connettore. Qua troviamo anche la guida introduttiva, il video, il manuale, la garanzia, insomma un po' tutto quello che ci può servire. Il manuale con le nozioni di base, lo schemino con le varie parti, ma le andremo a vedere dopo. Sistema di messa a fuoco, questo bisogna impararlo. Il modulo si monta in un attimo, vi basterà inserirlo nella slitta, bisogna prima svitare un po' la vite, si inserisce, adesso lo fisso a una lunghezza qualsiasi e si collega il piccolo connettore qua. Pronto? Area di lavoro di 130 x 130 mm, 13 x 13 cm, USB-C per collegamento al computer. Qua ci va collegato l'alimentatore, tasto d'accensione e spegnimento. Switch di fine corsa, cosa vuol dire? Che quando il carrello scorre, arriva in fondo corsa, si clicca lo switch e quindi il laser, il controller del laser, sa che è arrivato alla fine. Questa è una cosa molto importante, sia per non rovinarlo e sia perché così il controller sa come tarare i punti precisamente dello 0. Qua e qua abbiamo i 2 motori passo passo e tramite quell'ingranaggio e la cinghia che vedete che passa intorno all'ingranaggio permettono ai 2 assi di spostarsi. Ha tutte le certificazioni per essere venduto in Europa, è un prodotto certificato. Il telaio arriva già preassemblato e testato, quindi l'unica cosa che c'è da fare è montarci il laser, ma come avete visto ci vuole veramente un secondo. Il laser, come vi ho accennato prima, è da 6 watt, che però sono concentrati su 0,04 mm e non come i laser più scarsi, che sono concentrati su un diametro di 0,06 mm. Quindi 6 watt concentrati su una superficie più piccola rendono molto di più e io sono sicuro che darà ottimi risultati. Secondo me questo farà delle incisioni molto più precise e anche i tagli. Abbiamo la scala millimetrata sia qua che qua. I cavi passano da qua, i cavi che vanno ai motorini e laser, e sono inseriti in questa guaina metallica. Quindi un design veramente compatto e piccolino, comodo da poterlo portare in giro. Ad esempio, non so, magari a delle fiere, dei mercatini, dove si può incidere il nome, una foto istantaneamente, a casa di un amico, perché magari c'ha qualcosa di grosso e dobbiamo personalizzarglielo, possiamo andare lì direttamente con il laser. Se anche tu sei uno tra i tanti che guarda i miei video ma non è iscritto al canale, ti chiedo una piccola gentilezza. A te non costa nulla. Iscriviti al canale e metti like al mio video. Grazie! Se non conoscete gli incisori laser, dovete sapere che con questo ci si può incidere il compensato, cuoio,
pelle, ho visto anche chi ci ha inciso i blue jeans, si possono tagliare i fogli Eva, carta, cartoncino, sottili fogli di plastica per farci le decorazioni. Ora lo metterò alla prova e vi farò vedere cosa si può creare con questo piccolo incisore laser, l'Acmer S1 da 6 watt. Facciamo subito un primo test e voglio provare a incidere questo drago su quel pezzettino di compensato che vedete qua sotto. L'ho ricavato da questa immagine. Con questo software si può tracciare un'immagine e praticamente disegna tutti i contorni che saranno poi il percorso del laser. Ora è la prima incisione che faccio con questo laser, quindi non so regolarmi bene con la velocità di spostamento del laser e con la potenza, perché queste cose si imparano col proprio laser, ogni laser è diverso dall'altro, quindi bisogna prenderci un po' la mano. Questo è il primo esperimento, così controllo che sia giusto nell'area. Ok, avvio l'incisione, vediamo cosa succederà. Voglio vedere se lo sto mandando troppo veloce. Penso di no, dal fumo penso di no. Mi sa che ho esagerato con la potenza, non pensavo che fosse così potente. Facciamo così, tanto è giusto una prova, lo fermo. A questo punto, al posto di diminuire la potenza, raddoppierò la velocità. E tanto fa anche il tipo di materiale. Ho girato il legno, ma incredibile, l'aveva quasi bucato. Vabbè, faremo la prova di taglio dopo. La velocità l'avevo proprio sbagliata, avevo messo una velocità troppo bassa, non me ne ero accorto. Niente, proviamo così. Sembra che stia venendo precisissimo. È di una precisione assurda. È venuto stupendo, non l'ho centrato bene, ma vabbè, sono scomodo perché ho davanti le telecamere, il cavalletto. Ci provo ad aggiungere una scritta, voglio farvi vedere quanto è veloce a fare una scritta semplice. Lo mando ancora un pelino più veloce, lo sto mandando a 80 mm al secondo. Vediamo come si comporta. Avviamo. Vedete, sta tracciando solo i contorni delle lettere, come si vede qua. Se quando fate una prova vedete che la scritta è un po' troppo chiara, vi basterà ripassarci sopra un'altra volta. Vedrete che adesso diventerà un pelino più scura, semplicemente perché magari o tenete la potenza troppo bassa o la velocità troppo alta. Bisogna imparare a bilanciarsi con questi due parametri. Andiamo a vedere come è venuto da vicino. Guardate che precisione, è impressionante. È piccolino, però è dettagliato. Guardate tutte le squamette del drago, bellissimissimo. Giuro che non me lo sarei mai immaginato che fosse così preciso. Voglio fare una prova di taglio, sono troppo curioso di vedere cosa fa. Non ci posso credere, lo sta tagliando solo in un passaggio. Ragazzi, l'ha tagliato in un passaggio solo. Ma è incredibile, incredibile! In un passaggio tagliato questo compensato che è di 3 millimetri. Voglio fare un altro esperimento, però gli metterò sotto la grata. Questa non è la sua, è quella dell'altro mio laser. Ma va bene lo stesso, è solo più grande. Altro esperimento, incisione di una foto e successivo taglio del legno completo. Spero adesso di aver azzeccato la velocità e la potenza dell'incisione della foto. Proverò. Ripeto questo perché non conosco ancora questo laser, quindi sono andato un po' a occhio, regolandomi un po' come mi regolo col mio. Lui è Pietro, il mio vicino, che devo ringraziare perché mi ritira sempre i pacchi che quando arrivano i corrieri non ci sono, me li ritira lui, quindi come ringraziamento ogni tanto gli faccio qualcuno di questi regalini. Forse ci ho azzeccato al primo colpo, l'ho proprio azzeccato, guardate come sta venendo bene! È venuta benissimo, non mi resta che tagliarla adesso. Vediamo ora il taglio, lo sto mandando alla velocità di 1 millimetro al secondo con la potenza al 100%. Vedo già che sta tagliando perché la luce passa sotto e va a finire nell'alveare lì, nella grata. Siamo quasi finito, manca pochissimo. Eccolo qua, vedete, si vede che è passato dietro, quindi facendo così, tac, guardate che precisione, con un passaggio solo
Ecco qua, gli ho spruzzato la lacca, adesso lo lascio asciugare un attimino. Ora vi farò vedere un'altra cosa simpatica, quello è un pezzo di cartoncino, era già dentro nella confezione, probabilmente per fare delle prove. Vi mostrerò cosa salterà fuori. E ora sul cartoncino sto tagliando solo il bordo esterno, quello che vedete in viola. Prima cosa, ora foglio Eva. Altro pezzettino di foglio Eva. Ragazzi, ora lo sto usando così qua di fianco alla scrivania per fare il video, però sappiate che è meglio usarlo in una cappa. Io l'altro ce l'ho in una cappa con un tubo che mi butta l'aria fuori, se no comunque magari tenetelo vicino a una finestra, insomma, in un ambiente areato, non respiratevi fumi. Ora un po' di Vinavil, questo che farà da cornice, la parte rossa che si deve incastrare dentro a quella nera, precisissimo, la parte rosa, mi sono dimenticato gli occhietti di fare gli occhietti bianchi. Ah, ho dimenticato un pezzo in giro, vabbè, c'è anche la cornicetta da mettere lì. Ecco qua anche gli occhietti, insomma mi si è scollato. Il funghetto di Super Mario è pronto. Voglio provare a incidere su alluminio. Questo è un hub USB, questo è il case. Ci riuscirà? Primo esperimento a una velocità un po' alta, secondo me non riesce a fare niente a questa velocità. Vediamo. Invece, incredibile, già l'ha inciso! Altro esperimento. Avviamo. È uscita una figata pazzesca. Bellissimo. Mi è venuta un'idea, questa è una cosa che mi serve, la targhetta per il collare della Lilli, della cagnolina. Vediamo come viene. Eccola qua, un po' di vernice per legno, così diventa impermeabile e resistente, anzi prima una pulita al bordo con un pelino di carta vetrata ed è pronta. Altra cosa molto carina che si può fare, ad esempio, è questa. E adesso proveremo a fare bigliettini da visita. Questo è alluminio verniciato di nero. Erano insieme al laser, pensavo fossero di plastica, invece sono di alluminio. Ho messo il codice QR al mio Linktree e poi qualche scritta. Ed eccolo qui terminato. Guardate come è venuto bene. Sì, non l'ho centrato bene, ma vabbè, sono solo prove. Se poi uno se ne deve fare qualcuno, gli conviene magari farsi una dimetta di cartone in modo da incastrarlo dentro in maniera precisa, di cartoncino anche. Voglio provare a incidere qualcosa qua sull'alluminio di questo ricevitore. Guardate qua, perfetto, è venuto benissimo anche questo. Guardate qua, queste sono delle scatoline che ho preso in un negozio qua vicino. Questa c'è anche la cernierina e la calamitina. E possiamo personalizzarle. Poi ve lo faccio vedere bene, ma bellissimissimo. Qui si noterà proprio la precisione del laser da 0,04 mm. Ha finito. E guardate che roba! È venuto benissimo! Vi faccio vedere al volo anche come fare la calamita per il frigo. Questa qua che vedete nel calibro è una calamitina. Ecco qua, farò una calamitina per mio figlio. Quindi il frame è giusto, la cornice, perfetto, e tutto a posto, i parametri, via. Quindi prima stamperà, inciderà il disegno e poi taglierà. Sono due pezzi che taglierà, di cui uno bucato, che è il buco dove ci andrà la calamita. Tac, ci è caduto un pezzettino. Appena arriva alla fine, tac. Ora, una volta fatte, basterà mettere un po' di colla qua. Ecco la calamita per il frigo. Come avete visto con l'incisore laser Acmer S1 6 watt si possono fare veramente un sacco di robe. È piccolino, portatile, potente, ve l'ho detto, non me lo aspettavo così potente. Super solido perché arriva già assemblato, non c'è da impazzire, c'è da montare solo il laser, ma come avete visto ci vogliono 2 minuti, 1 minuto. Oltre alle cose che avete visto, che ho fatto io, si possono fare un sacco di robe, però magari altri video dove vedrete altre piccole creazioni, portatile, preciso,
Cosa volete di più? Vi lascio tutti i link in descrizione per poterlo visionare, eventualmente comprare. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Per questo video, cari amici, è tutto. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e magari salutatemi in un commento, perché a me fa sempre piacere. Se vi viene qualche idea su qualcosa da poter fare con laser, scrivetemelo in un commento che magari lo farò e posterò il video. Ciao a tutti!